Buongiorno! Buongiorno! Altra giornata alla scoperta dell'isola. Levanzo. Oggi vediamo di cuocere sotto il sole di Levanzo. No, vi porteremo alla scoperta di qualche nuovo sentiero. Altra camminata, io e Giada, e vediamo dove andremo a finire. Scendiamo col tender come sempre e poi si parte per la nostra camminata. L'acqua è stupenda anche qui. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Ecco che partiamo per la nostra passeggiata. La barca è qui sotto, Ronica è qui e noi iniziamo a farci un po' di lungocosta, risalendo la costa est di Levanzo. Bello, qui in mezzo al bosco hanno realizzato un po' di tavolini da fare picnic proprio di fronte a Cala Minnola, quindi uno si fa il bagno, poi si porta il suo cibo, mangia qua al fresco, si riposa un po' al fresco, carino, sotto la pineta, bella. Ci perdiamo nella pineta, non abbiamo perso la strada. Il sentiero è sparito. Adesso... Arrivati qui, a questa piccola caletta ricca di roccia bianca, calcarenite, il sentiero si ferma e quindi ci tocca tornare indietro. E allora giusto 2 foto e poi si ritorna e vediamo se risalire un pochino verso l'interno dell'isola. Allora, il sentiero è bello. Il problema è che è pieno di ragni, si vede diverso tempo che non passa più nessuno, oppure nella notte se sono costruiti ragnatele, ogni 2 metri c'è una ragnatela e un ragno, quindi ti si appiccicano un po' addosso, non è così piacevole. Camminiamo col cappellino che ci aiuta. Facciamo apripista. Apripista. Eccoci alla Torre Saracena, un'antica struttura di avvistamento risalente alla dominazione araba avvenuta tra il IX e l'XI secolo d.C. Siamo posizionati in alto e quindi da qui avevano una visione sulle isole e sulla Sicilia stessa. Dietro il paese di Levanzo c'è questo pianoro immenso con delle costruzioni, molte disabitate. Adesso andiamo a vedere cos'è questa grande qua sotto.
Quindi siamo arrivati a destino, abbiamo raggiunto il paesino di Levanzo, 1 ora e 45, ma con molta calma, facendo parecchie soste e 4 km e mezzo di percorso, un po' in mezzo al bosco, un po' su sentiero sterrato. E bene, adesso aspettiamo i nostri uomini che ci vengono a prendere nuovamente. La navigazione prosegue, lasciata Calafridda dove ci siamo rilassati per una bella mattinata e parte del pomeriggio. Adesso riprendiamo la navigazione e vogliamo fare la circunnavigazione dell'isola di Levanzo. Ora siamo ai Faraglioni, proprio dove abbiamo bevuto quell'aperitivo molto bello al tramonto. Euronic procede a motore in questo momento perché il vento è un po' poco, ma comunque procediamo. Ora mostriamo già da Matteo anche quanto è bello il lato nord-ovest dell'isola di Levanzo. Got a black king glitter, came this very morning. Yeah, black king. Questa invece è Cala Tramontana, che è una delle calette più a nord dell'isola, molto bella anche questa. Adesso non ci fermiamo perché pare che l'accesso sia proibito, non sappiamo, non ne siamo certi, quindi evitiamo, ci passiamo un po' lontano e andiamo oltre. Came this very morning. Said my baby gone away, and my good luck so gone. Bello! Dove sono? Di qua, di qua! Ciao belli! Due e uno di lì! Guardali che belli! 4 ne vedo! Tutti sotto la barca! Che forti che sono! Come fanno a non picchiare contro? Eccoti! Salta, salta! Ci accompagnate fino a Trapani? E anche i delfini ci accompagnano nella navigazione. Ormai siamo a fine settimana, quindi stiamo raggiungendo il porto di Trapani. Ci sono circa 8 miglia di navigazione e saremo in porto adesso nel tardo pomeriggio. Ed ecco Trapani qui di fronte a noi. Folded that paper, laid it on my bed. Folded that paper, laid it on my bed. Every word she wrote me, come my poor heart did. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Ain't no sound of laughing, just a ghost at my door.
Arrivati a Trapani, e stasera dove si va? Stasera ci facciamo una serata particolare. Andiamo in un posto qua vicino a Trapani che è molto originale. Lo vedrete con noi. E assieme a noi chi c'è? Eccoli! Leone. E Mary. Ciao! Ciao! Andiamo allora, via! Siamo nel taxi grazie a Ciao Riccardo che ci porterà in questo luogo ameno. In the darkness I could feel her thinking about somebody else. Dai Riccardo, possiamo svelare dove ci stai portando? Possiamo svelarlo? Possiamo svelarlo, dai! Oggi ho avuto il piacere di incontrare queste belle persone che si aspirano a vedere le nostre saline di Nubbia, dove c'è il ristorante, il Museo del Sale, dove si goderanno un bel tramonto trapanese come meritano e mangiare benissimo. A buffet, a tutto quello che ci vuole, con soddisfazioni. Diciamo che le aspettative sono più che positive, a questo punto Riccardo ce lo ha confermato, tra poco arriveremo alle saline di Nubbia. Some old secret she keeps hidden. Questo paesino che noi stiamo attraversando è così tanto famoso non solo per le saline, ma anche per la grande produzione dell'aglio rosso che noi usiamo spesso per mangiare, per cucinare buoni piatti. Cioè siamo al top della provincia di Trapani. High up on the shelf, it's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach about heaven and hell. In the darkness I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background, some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. Che posto meraviglioso in mezzo alle saline, ristorante Trattoria del Sale. E siamo in mezzo al sale. I said I love you, she said honey now, yeah, just keep doing what comes natural in the heat of the night. And if we're lucky, that country music make everything alright. Che posto meraviglioso! As the night wears on, I can feel her starting to get close, moving over to me through the memories that only the shadows on the ceiling know. The whiskey and the lies we keep telling, I hear a melody starting to take hold as the night wears on. Sera! Come possiamo aiutarvi? Curiosavamo. Va bene, e allora abbiamo il Cosa cristallo avete? di sale che macinato poi diventa sale fine e sale grosso, oppure lasciato in cristalli più spessi, il fior di sale che si forma invece sulla superficie delle saline, viene raccolto a mano, e il fior di sale con gli aromi. Starting to get close. I hear country music playing in the background, some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. E cosa si nasconde qua sotto? Che pisciotto! Metti una mano per la dimensione. I said I love you, said honey. Di fianco alle saline
non si può mangiare altro che un pesce cotto in crosta di sale. Keep doing what comes natural. The heat of the night. Never lucky. Buongiorno stamattina da Trapani. Inizia una nuova settimana, gli ospiti sono già arrivati, spesa già fatta, tutti pronti a partire, quindi pochi minuti, o meglio, pochi secondi e si va. Direzione Isole Egadi, che le abbiamo proprio qua di fronte. E quindi salutiamo Trapani. Vento di maestrale, porto ben ridossato essendo molto all'interno della diga grande del porto, e quindi qui ci si sta decisamente bene con tutti i venti. Smooth as a silky pillowcase, slither in my innocent oasis. You bring the pain, I'll deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf Eccoci di nuovo in direzione Levanzo. behind the sheep. Familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying need space to breathe. E qui ci vogliamo fermare, Cala Carcara. What does that really mean? I don't believe when you said to me. Guardate che posto. Guardate che acqua! Cosa si mangia oggi? You really need space to breathe. What you really got up your sleeve, I don't believe when you said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Piatto del giorno oggi? Oggi tartar di tonno e gamberi crudi. Di Trapani, non di Mazzara. Trapani. Di Trapani. Buon appetito! Buon appetito! Che vedi che c'è il simbolo rosso. Insomma, il mercato di Trapani oggi ha offerto del gran bel pesce e quindi ci strafoghiamo di pesce crudo, abbattuto logicamente. Guardate un po' che meraviglia, siamo a Marettimo, nel suo porticciolo, è quasi mezzogiorno, i ragazzi sono andati a farsi il giro alle grotte lato ovest di Marettimo, dove è riserva naturale integrale A, quindi noi con la barca a vela non ci possiamo andare perché è vietato, e quindi ci possono andare i locali con i loro barchini e permettono di vedere questa zona delle grotte che è stupenda, con un'acqua meravigliosa. Ora aspettiamo loro, intanto vi faccio vedere che tranquillità che c'è in questo posto, soprattutto a quest'ora. Il colore dell'acqua è fantastico anche qui in porto, guardate un po', bellissimo. Viene quasi voglia di farsi il bagno. Oggi dedichiamo l'intera giornata all'isola di Marettimo. Quindi dopo aver lasciato il paese di Marettimo abbiamo fatto una piccola sosta a nord, sotto il castello, e ora invece per la notte ci spostiamo a sud e stiamo arrivando a Cala Conca, che è una caletta deliziosa dove il telefono non prende, siamo molto tranquilli, perché comunque l'isola di Marettimo è davvero selvaggia, bella e rilassante. È proprio una di quelle isole che piacciono a noi, dove c'è poco turismo
d'inverno vivono solo 60 abitanti, d'estate arrivano magari a 300 con i turisti, ma non molto di più, perché il paesino è davvero piccolo, lo si gira in pochi minuti. You think I'm not? Let me remind you if you forgot. I'm not the 1 or the 2 or the 3 or the 5. Girl, you need space. Go ahead, get your life. While you're searching, hope you find. E stasera a Cala Conca ci gustiamo un bel barbecue. Il barbecue Conco. Cala Conca, il barbecue Conco. Ha fatto la battuta. Che ci dite voi due? Che siamo entusiasti di gustare il barbecue e il vino. Anche un po' ottimo caldo. vino, cosa si gusta stasera? Si gusta il, cos'è quel vino? Papale, Papale, che è primitivo, primitivo di Manduria. pugliese di Manduria. Bene bene, proviamolo. Un po' caldo questo. Caldino, adesso lo raffreschiamo, ma buono. Saying you're fine. Read between lines. I was born at night, not last night. I can't believe when you said to me.